Un consiglio per affrontare questo viaggio? Alzati sempre con comodo, tanto anche se arrivi tardi, mastica. Oggi si va in Lituania. La benzina vedo che più o meno costa come da noi. Stiamo intorno a 1,5 €. Lituania. Quarta tappa. Siamo già alla quarta tappa. Siamo poco più di metà del percorso. Spero solo che la schiena tenga. E anche la macchina. La Charlottina. Stamattina avevo un pensiero fisso. Ma sto facendo la cosa giusta? Cioè nel senso, e se dovessi poi arrivare là e non trovarmi bene? Non dovessi integrarmi? La lingua sarebbe troppo un problema, magari non trovo il lavoro che speravo, non vanno le cose come vorrei, però poi c'è un pensiero che cancella tutti gli altri. Mia moglie. Mi manca e non vedo l'ora di rivederla. Pensa che è bello se poi vado là e divorziamo. Ci sono tanti fattori, se ti metti a pensare a tante cose che potrebbero andare storte non partiresti mai perché sei lontano da tutti e da tutto. Una cosa fighissima che ho notato tra Germania e Polonia, che hanno queste aree di sosta gratuite, hanno bagno, sempre belli puliti tra l'altro, ci sono dei piccoli parco giochi per far sgranchire le gambe anche ai bambini. Manca ancora un po' al confine con la Lituania, ma vedo su Google Maps questo simbolo qua. Che cazzo vuol dire? Che è chiusa la strada? Credo che ci siamo. Penso che siamo praticamente arrivati al confine con la Lituania forse. Allora sì, c'è una specie di autostrada che è come quella polacca, alla fine sempre a 2 corsie, con limite di 130. Ottimo. Excuse me. Toilet. По-русски? Да, знаю. Mi traduci in russo, devo andare in bagno? Certo, in russo si dice Minucno virtuale. Non funzionava il bagno, me l'ha detto un signore lituano che parlava russo. Mi ha detto Nie работает, che vuol dire non funziona. Cazzo, devo fermarmi al primo, sono un coglione. Situazione Moscerini sulla macchina. La laveremo prima o poi. E si riparte. Abbiamo mangiato un bel kebab, abbiamo fatto un po' di foto. E stavo pensando, adesso la Wind ha detto hai giga limitati, però non ti dice quanti. Quindi per risparmiare un po' di giga, per ascoltare un po' di musica c'è sempre la radio locale, che funziona benissimo, se no questo è il miglior dispositivo secondo me fatto dalla Apple. Adoro, io amo il mio iPod. Comunque i paesaggi sono fantastici, questi campi gialli fioriti bellissimi, campi verdi, sembrano gli sfondi di Windows. Bello, carina la Lituania. L'altra sera guardavo su Instagram un video che ha postato un amico mio in cui parlava il giornalista James May, Capitan Slow, e parlava di noi italiani
che siamo confusionari, casinisti, però e questa è una cosa che è difficile da dire perché ti prende dentro. Dice che un po' tutti vorrebbero essere italiani alla fine, ed è una frase che mi commuove, specialmente adesso che me ne sto andando. Io mi ricordo da ragazzino che mio padre si vantava sempre del nostro paese, sempre, tutti i giorni. Noi di qua, noi di là, noi facciamo, abbiamo questo, abbiamo quello. Adesso non c'è rimasto proprio più niente. Perciò, caro James, anche a noi ci piacerebbe essere italiani, tornare a essere italiani, quel popolo che tutti un po' invidiano, un po' odiano e un po' amano. Ma non ce lo permettono. Ed è anche una di quelle ragioni per cui me ne vado, perché non ce la faccio più a vedere il mio paese soffrire così. Cazzo, non pensavo di mettermi a piangere per questa cosa. Mi sento come quelle cretine su Instagram che si riprendono mentre piangono adesso. Perché io non è che me ne sto andando perché odio il mio paese, io lo amo il mio paese, è che lo amo così tanto che non lo posso più vedere soffrire così. Qua fa più caldo, in Polonia faceva più freddo, nonostante qua siamo più al nord. Cioè, di buono che però non c'è neanche un casello, ma neanche uno. Dalla Germania fino a qua, fino in Lituania, neanche un casello. Io adesso sto andando in una casa sempre in Lituania, però è sulla strada per andare alla Lettonia, quindi diciamo l'ultimo pezzettino dovrò girare fuori da questa strada qua. E questa è quella più vicina alla strada, ma poi ce n'erano tante tipo in mezzo al bosco con il lago eccetera, però ho detto poi metti che c'è la strada di campagna fangosa, quasi mi vado a impantanare. You up until you die with my trashy attitude and my demons in the mood. As the prey become the huntress, I've got them all confused. I will never be in... Decisamente questa è la casa più bella fino adesso. Sono state bellissime anche le altre, ma questa veramente è eccezionale, cioè tutta in legno, circondata dal verde. Mamma mia, che spettacolo! Guarda, un po' mi sento in colpa, cioè solo per me non me lo merito. Guarda che camera, questa è la camera da letto, c'è tutto, ma veramente tutto, la camera degli ospiti, 2 bagni. Sì, la Lituania mi piace tantissimo, si respira un'aria pulita, poi qua c'è un odore di legno. Domani si va alla frontiera, speriamo bene, io spero solo di non dover aspettare ore e ore e ore, non so perché hanno chiuso sta cosa che non puoi più prenotare l'entrata. Da aprile hanno chiuso, quindi se fossi partito quando dovevo partire, magari questa cosa adesso potevo farla. Qua si sta da Dio, mi dispiace soltanto che per una notte. Domani il piano è questo, passo la frontiera e poi a metà strada tra la frontiera e Mosca mi fermerò ancora perché comunque sono altri 600 chilometri e visto che mi alzerò presto ci vorrà un po' per arrivare là alla frontiera, poi aspettare cose, quindi starò tutto il giorno in macchina, si perderà secondo me tutta una giornata solo per passare la frontiera, sempre se la passerò, perché c'è ancora questa incognita, non lo so, potrebbe andare assorto qualcosa. Così quasi mi metto a fare anche un po' di palestra.
Boh, sono stanco morto, mi sono fatto un bel bagno rilassante e ci sarebbe la possibilità di andare a mangiare a un ristorante come ieri, una passeggiata di 30 minuti, ma stasera le dico proprio di no, perché a parte che quando tornerò sarà buio e farmi la strada al buio nella foresta non mi pare un'ottima idea. Mi faccio la mia pasta stasera e Comunque, vi lascio tutti i link delle case che ho visitato sotto ogni video, così se volete fare lo stesso tragitto, invece di chiamarlo il Cammino di Santiago lo chiameremo il Cammino Z. Boh. Se venite con qualcuno è anche meglio, perché sta casa ha veramente tutto, ma c'è pure la carbonella, cioè c'è pure, scusate il casino, gli ombrelli, c'è anche quello per togliere i pelucchi, per infilare le scarpe, tutto il kit per fare il barbecue, i guanti per non ostionarti, ma poi carinissimi, ci hanno lasciato tutto da bere, da mangiare, gli altri niente, devo dire che gli altri un cazzo di niente, qua la San Pellegrino, vabbè, c'è un po' di roba da mangiare, ci sono pure i gelati, ci ha lasciato anche i gelati la signora, il ghiaccio per farsi un cocktail. Consigli utilissimi. Se stai viaggiando e devi usare il navigatore col tuo telefono ed è un viaggio lungo, non lasciare il telefono sempre acceso. Se vedi che mancano 86 km per esempio, imposti intanto l'audio con la radio accesa, immagino ascolterai la musica o qualcosa, poi se non vuoi ascoltare la musica puoi mettere anche in pausa e spegnere il cellulare. Ma se proprio non ce la fai, non te la senti di spegnere il cellulare e vuoi lasciarlo acceso, mi raccomando, lascia l'aria dietro fresca, in modo che non si surriscaldi il telefono. Mi raccomando, d'inverno, quando mettiamo l'aria calda, non ti dico che non devi metterla, ma chiudi la bocchetta dove appoggi il telefono, altrimenti si surriscalderà di brutto il telefono.